Allora ragazzi, bentornati sul canale. Partita quella di ieri sera della Roma, ovviamente. Horror. Horror e che sta a delineare la differenza tra un calcio obsoleto e un calcio moderno. Molto semplice. Tutti i nodi salgono al pettine, sia per la Juve di Allegri, perché comunque le similitudini sono note e sono visibili a tutti. Solo per chi non vuol vedere, che mette i paraocchi, può dire forse la può vedere diversamente. Mourinho ha preso un'altra scoppola e un'altra lezione di calcio da una squadra neopromossa, da un allenatore alle prime armi nella maniera più assoluta. E vista la partita di ieri del Genova, il punto che ha preso il Napoli contro il Genova, poi non è che, che dobbiamo poi buttarlo del tutto via, al di là della prestazione del Napoli che poi ha fatto discutere sicuramente, però noi abbiamo preso un punto, la Roma ha preso 4 palloni, è un dato di fatto. Questo video volevo un attimo incentrarlo su questo binario, calcio moderno e allenatori che hanno dimenticato come aggiornarsi o non si sono aggiornati per niente, perché per me Mourinho e Allegri non si sono aggiornati per niente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e poi andiamo a vedere cosa è successo in Genoa-Roma e andiamo anche a dire un attimo la nostra sulla giornata di Serie A, perché ci sono state delle sorprese, soprattutto tra squadre che stanno risalendo e stanno trovando la quadra e l'alta classifica. Allora, la partita di ieri, Genoa-Roma, molto veloce e sintetico. La Roma pareggia, va in svantaggio, pareggia la partita con il solito cross, il colpo di testa di inserimento di un centrocampista. Arretri il baricentro perché arretri, aspetti la giocata di qualcuno per poter portare la partita in vantaggio e chiuderti completamente come ha sempre fatto Mourinho. Non ti riesce, vai in svantaggio, per recuperare la partita cominci a mettere tutti gli attaccanti del mondo, prendi tutti gli attaccanti, anche quelli che stavano in tribuna, giochi con 8 punte, 10 punte, 7 punti, 4 attaccanti. Sono dei metodi arcaici e sono dei metodi secondo me da perdente quando tu non hai una squadra che ha 11 calciatori e 9 su 11 sono top player. Ecco cosa succede. Gilardino che legge la partita in maniera perfetta. Hai messo gli attaccanti e lui aspettava solamente calma olimpica per giocare palla a terra ed infilarti in altre due. Così è successo. Così è successo e così sarebbe successo a qualsiasi allenatore che avrebbe impostato la partita così contro un Genoa o contro lo stesso Frosinone o contro lo stesso Monza. Chi sono i grandi allenatori? I grandi allenatori per me sono coloro che con ciò che hanno riescono a centrare gli obiettivi della società e a volte alzando anche l'asticella e andando oltre l'obiettivo. Quelli sono i grandi allenatori, non quelli che vincono trofei con 9 undicesimi che prendono 30 milioni di ingaggio ed è una cosa normalissima che vuoi o non vuoi, un risultato lo fai comunque perché ti uscirà la giocata di qualcuno e porti a casa la partita. Ma quelli non sono grandi allenatori, quelli sono gestori di talenti e non è detto che allenatori come Palladino, Gilardino, lo stesso Di Francesco, De Zerbi in Inghilterra, non è detto che questi allenatori non darebbero, non possono dare ecco, un gioco frizzante ad una squadra formata con 9 uomini top player e 2 giocatori medi. Non è detto, perché poi c'è questo luogo comune che dice sì, ma questi allenatori stanno bene su queste panchine. Per allenare società del genere ci vogliono allenatori che sono dei coordinatori più che allenatori. Ma non è vero una beata mazza, ragazzi, non è vero una beata mazza. Date una squadra del genere, date una squadra competitiva, ancora più competitiva di quanto è il Brighton adesso, ad un De Zerbi. De Zerbi farà il mazzo così a tutti quanti. Se gli dai una squadra con calciatori le quali caratteristiche sono richieste dall'allenatore.
vai sopra, mi serve Tizio, Caio e Sempronio, De Zerbi mette tutti come si deve in campo e vince le partite. Succederà a Madrid perché si dice che De Zerbi dovrebbe essere il primo papabile sostituto, notizia ovviamente confermata, di Ancelotti, nel post Ancelotti appunto a Madrid dell'anno prossimo. Vedremo quindi se la regola del sì, ma un allenatore che ha sempre allenato squadre di media classifica si troverebbe male tra le grandi. È una stronzata madornale, nella maniera più assoluta. Questi sono allenatori che mangiano calcio, masticano calcio, studiano dalla mattina alla sera, alla notte, qualsiasi cosa fanno della propria giornata è incrementare la conoscenza calcistica. Ciò che non fanno alcuni allenatori e lo si vedono i risultati e le loro squadre che giocano in campo, perché il Lecce avrebbe meritato il pareggio, anche se la Juve ha creato occasioni, ma come le ha create le occasioni la Juve contro il Lecce? Così, alla viva la vita. Palla a qualcuno che lancia una spizzata di testa, una giocata, salti un paio di uomini al limite Chiesa perché sposti gli equilibri e sei un calciatore forte e ti arriva poi un gollonzo in una mischia su un cross, è sempre la stessa storia, quindi così per me in primis non vai da nessuna parte e per secondo non offri assolutamente uno spettacolo degno del prezzo del biglietto. Io di andarmi a vedere una partita così non ne avrei assolutamente né bisogno e né voglia. Anzi, mi vado a cercare una partita dagli altri campionati che posso sospettare che sia più frizzante. Anche se poi ripiego sempre sulla Serie A, in questo caso Juventus-Lecce l'ho vista perché in primis la gufata con la Juve è sempre appetitosa, però ci stava il Lecce che poi sarà il futuro avversario del Napoli e volevo vedere in che condizione è il Lecce, come arriviamo noi, come arrivano loro. Perciò partita importantissima da vedere. Detto questo, se non mandate via questi due allenatori, fate la fine dei botta a muro, si dice a Napoli. Comunque fate la fine dei sorci rossi, ragazzi. Così come Mourinho ha preso 4 palloni, arriverà anche una scoppola bella pesante per la Juve. È già arrivata, in verità, contro il Sassuolo. Però c'è una differenza minima tra la Juve e la Roma, è che la Juve, forse non avendo le coppe a livello fisico, comunque ti corre appresso per 90 minuti. La Roma, ovviamente, giocando l'infrasettimanale viene meno anche nelle gambe al 60esimo, 70esimo, ti vengono meno le forze perché è una cosa normalissima e fisiologica e fai delle bruttissime figure. Questa era la mia opinione, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ve l'ho detto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi piace questo video un bel like. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.